Vi dicevo gli ospiti di oggi. Buongiorno, benvenuto a Progress a Francesco Tagliaferro. Lui è pro player EXID, vincitore di Serie A Team della FIFA. Tra poco insomma racconteremo chi è, cosa fa e cosa ci fa soprattutto lì al Comic-Con. Intanto buongiorno Francesco. Buongiorno a lei. Ve li presento in ordine per come li vedete. Al centro Alessia Gozzi, responsabile relazioni Media Open Fiber. Grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito. E infine Luca Massaccesi, presidente dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile. Grazie di essere con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Buongiorno. Anzi, tra poco parto da qui. Prima però raccontiamo che cos'è il Comic-Con. Molti lo conoscono, però insomma, vi dicevo prima, c'è stato uno stop di 2 anni a causa del Covid, a causa della pandemia, adesso si è tornati in presenza, tutto esaurito, sold out, ci sono delle immagini bellissime che vediamo subito nel servizio della nostra Gaia Bozza e poi i vari aspetti, soprattutto quelli che riguardano il digitale e l'innovazione del Comic-Con che trattiamo tra pochissimo con i nostri ospiti. Gaia Bozza. Dopo 2 anni di stop per il Covid, la voglia di tornare a Comic-Con, Festival internazionale del fumetto a Napoli, è tale che la manifestazione è sold out. C'è questa socialità, questo affetto reciproco che ci è stato legato per anni ed è veramente emozionante. Che effetto ti fa giocare qui al Comic-Con se è la prima volta che giochi? Un po' di ansia, basta, solo un po' di ansia, però ci stiamo divertendo. Yolanda Lynes, giovane attrice americana che recita nel film Marvel Black Widow, il ruolo di una ragazza che spara al fianco della protagonista Scarlett Johansson, arriva al Comic-Con per la prima volta. Questa è la mia prima volta in Comic-Con in Italia, è una grande esperienza, mi piace molto. And I'm so happy to be here after lockdown and to see everyone in costumi. Yeah, I'm very happy. Un ritorno a casa, invece, per la fumettista napoletana Mirka Andolfo, che presenta qui il volume Sweet Paprika 3, le avventure sentimentali di una spregiudicata e libera ragazza diavoletta, in questo caso ambientate proprio nel capoluogo partenopeo. Sweet Paprika e Hot Paprika diciamo che sono le 2 anime di Paprika, che è la protagonista di questa storia, e insieme all'editore ero indecisa se farla diciamo, un po' più esplicita oppure un po' meno esplicita, allora ci siamo detti ma perché non le facciamo tutte e 2? Siamo molto contenti di questa scelta e anche dell'internazionalità diciamo, di Paprika, che da poco è stato anche annunciato che arriverà anche in Giappone e siamo molto eccitati, non vediamo l'ora. È un ritorno molto atteso quello di Leo Ortolani, che al festival racconta la conquista dello spazio in 3 libri, fra satira e divulgazione scientifica. Diciamo che è stato più che altro una presentazione di quello che è stato il mio lavoro con l'Agenzia Spaziale Italiana. Tutti alla fine possiamo essere, diciamo così, saremo protagonisti anche di questi gradini che portano verso le stelle, perché nel 1903 nasceva mia nonna, è morta a 100 anni nel 2003, per cui nel 1903 c'era il primo volo dei fratelli Wright, nel 2003 c'era già la stazione spaziale. Mia nonna non è mai stata in aereo, io sì, per cui chi lo sa, magari mio nipote un giorno andrà sulla Luna tranquillamente come io adesso prendo l'aereo per andare in America. Tra le novità più amate, il graphic novel inedito sul sogno irrealizzato di Totò, che avrebbe voluto vestire i panni di Don Chisciotte. 55 anni dopo la sua morte, il lavoro di Fabio Celoni, presentato proprio insieme alla nipote del principe della risata, realizza quel sogno. Gaia Bozza, Sky TG24, Napoli. Vi accennavo prima, quindi il Comic-Con è questa 4 giorni che racchiude molte cose e noi oggi raccontiamo l'aspetto che ha più a che fare con l'innovazione, con i giovani, il gaming anche, soprattutto il sociale. Luca Massaccesi, qual è il senso intanto della vostra presenza lì come osservatorio nazionale del bullismo e disagio giovanile? Sì, questa è un'arena fatta di giovani, noi siamo qua innanzitutto grazie a Open Fiber che ci ha dato l'opportunità di stare in questo fantasmagorico cerchio magico dei giovani. Qui ieri hanno fatto 70.000 presenze, quindi i giovani sono entusiasti, li vedete con le facce sorridenti girare in questi stand e quindi i giovani, quali sono questi giovani? Sono i gamer, ma chi sono i gamer? I gamer sono milioni di ragazzi che stanno dalla mattina alla sera, spesso purtroppo
sul web. Quindi per noi che trattiamo bullismo e soprattutto disagio giovanile, il fatto di incontrare tantissimi ragazzi e abbiamo l'opportunità di parlare a tantissimi ragazzi con testimonial importanti. Oggi abbiamo con noi Emanuele Blandamura, campione europeo di pugilato, quindi noi usiamo testimonial, i campioni olimpici, i campioni dello sport che parlano ai ragazzi. Che cosa diciamo ai ragazzi? Diciamo: divertitevi, il gaming è bellissimo, ma bisogna stare attenti a quando giriamo sul web. Pensate che il 70% dei nostri ragazzi hanno paura del cyberbullismo. Che cosa significa? Significa che c'è un problema che spesso viene poco considerato, ma soprattutto perché c'è un gap generazionale. I nostri, la generazione dei papà, delle mamme oggi non riescono a capire tanto quanto sia problematica girare in rete, ma lo capiscono poi quando il disagio giovanile comincia Certo, è già esploso. a entrare forte. È esploso. Avete dato oggi la Siena, avete visto le baby gang che cosa stanno facendo? Ormai è un problema importantissimo, se ne parla oggi, ma si racconta che cosa è successo. Noi dobbiamo parlare prima, perciò l'Osservatorio usa i campioni olimpici per parlare ai ragazzi, dobbiamo informare i ragazzi, dobbiamo fare un'attività di prevenzione con le istituzioni. Perciò un grazie mille a Open Fiber che ci ha invitato, grazie a voi che riuscite a dare spazio a questa comunicazione che per noi è molto importante. Io come medaglia olimpica parlavo prima con gli altri giocatori che fanno gaming, no? Ma gli e-sport sono sport a tutti gli effetti, dobbiamo considerarli tali. E quindi ormai c'è un'esplosione, non sarà il futuro. Allora, anticipato un po' quella che era la mia domanda, cioè l'e-sport è uno sport o un videogioco? Ma io, siccome a proposito di campioni ne abbiamo un altro, io adesso su di lui devo farvi questa piccola presentazione. Allora, Francesco Tagliaferro, lui è classe 2002, è un astro nascente delle sport di FIFA. Nelle scorse settimane, pensate, si è aggiudicato il trofeo della Serie A di FIFA e si è consacrato come il più forte giocatore della penisola. Intanto beccati complimenti, Francesco, perché sei il più forte. E poi ti chiedo, intanto qual è il messaggio, perché tu intanto lì stai gareggiando, no? Cioè in questa 4 giorni gareggiate, fate delle gare? Sì, diciamo che più che altro ci relazioniamo con magari chi ci segue da casa, chi ci segue sulle piattaforme magari di streaming, e quindi è più che altro magari appunto relazionarsi con i fan, fare qualche partita insieme, scambiare 2 chiacchiere, anche perché poi queste fiere appunto mancano da tempo, e ritornare appunto qui giù al Comic-Con, dove poi magari è la mia terra, di conseguenza ho avuto appunto modo già nel giorno di ieri di fare 2 chiacchiere, di scambiare appunto 2 chiacchiere su questa passione che ci accomuna tutti. Ecco, questa passione per te com'è nata? E poi ti chiedo, ma l'e-sport è che cosa? È più un gioco o lo senti e lo percepisci veramente come uno sport? Allora, la passione è nata proprio quando ho visto un campione italiano alzare una coppa nel 2017 a Madrid. Da lì mi sono impegnato perché sapevo nel tempo, ho capito di potercela fare, di essere al passo. Mi sono allenato duramente, quindi se tu mi chiedi se è uno sport, io ti dico di sì, perché per me è un agonismo puro. Io mi diverto nel momento in cui riesco a competere, e quindi queste competizioni dal vivo, che possono essere la Serie A o che magari può essere il mondiale che mi aspetta a luglio, sono sicuro che darò il massimo, ed è proprio quella tensione che mi fa fare bene, come penso qualsiasi altro agonista. Torno un attimo da Luca Massaccesi per chiedere, no? Perché prima, insomma, parlando di disagi giovanili, ovviamente senza stare a ricordare che la pandemia ne ha creati e ne ha accentuati tanti di disagi giovanili, se ne è anche parlato ampiamente. Dopo questi 2 anni gli effetti e le conseguenze sui giovani sono stati devastanti. Però mi lasci dire, Massaccesi, che anche quando parliamo comunque di videogiochi, di schermi, no? Di dispositivi, spesso insomma è proprio la scienza a dire attenzione, perché possono essere dannosi per i ragazzi, possono essere alienanti, eccetera, eccetera. Come la mettiamo con gli sport allora? Allora,
Gli e-sport non rappresentano il futuro, ma rappresentano il presente. Il presente è il web, non possiamo ormai più farne a meno. È inutile demonizzare il web. Noi dobbiamo prenderlo a braccetto e esserne grato, perché ci ha agevolato la vita, ha globalizzato il mondo nel bene e nel male. Quindi voglio dire, gli e-sport sono delle attività che si fanno online, ma bisogna considerarli a tutti gli effetti veri e propri sport, e dovrà entrare nelle Olimpiadi, entrerà sicuramente nelle Olimpiadi. Quindi ci sarà ci sono già milioni di ragazzi che stanno facendo attività agonistica vera e propria nel web. Quindi è inutile demonizzarlo, è inutile che i nostri papà, mamme parlino e strillino ai loro ragazzi: state attenti. I genitori debbono capire meglio quali sono le problematiche di entrare in rete, debbono accompagnare i ragazzi, non demonizzare ciò che loro fanno, perché è un processo irreversibile. Quindi è inutile parlare delle problematiche che può portare un ragazzo a stare sul web. Allora, queste le conosciamo tutte, bisogna però che noi educhiamo i ragazzi sono molto più svegli di quello che noi pensiamo, però non c'è nessuno che gli dice qualcosa. Sì, è scritto tra le righe, state attenti al web, il gioco fa male, non giocate di più, ma bisogna starci con i ragazzi, per far sentire loro l'entusiasmo, la passione e parlare. Noi siamo qua come testimonial, ma tutti i campioni olimpici. Con noi c'è Giusy Versace, Felice Mariani, Roberto Cammarelli, ci sono campioni olimpici, campioni del mondo che parlano ai ragazzi, ma parlano al cuore, parlano alla mente, non li sgridano. E Quindi lei dice comunque dobbiamo... intanto sfruttare lo sport per veicolare, insomma, quelli che sono proprio i valori dello sport e farli arrivare ai giovani. E poi non è importante quello che fai, ma come lo fai, per cui siamo nel 2022, diciamo, l'era è quella che è digitale, l'era soprattutto digitale, quindi starci con la giusta cultura, attenzione e consapevolezza. Vorrei andare anche da Alessia Gozzi, intanto per sapere che cosa sta portando Open Fiber in questo salone internazionale e perché per voi è importante esserci in questi eventi. Innanzitutto basta guardarsi attorno, vedere il pubblico bellissimo che c'è a questi eventi, giovani, altamente digitalizzati, nativi digitali, quindi per noi è un pubblico estremamente interessante. Inoltre il settore del gaming è un settore che sta esplodendo, basti pensare che in Italia parliamo anche di numeri, vale oltre 2 miliardi di euro. Gaming e velocità è un binomio assolutamente indissolubile. Per noi la velocità è un po' il marchio di fabbrica. Noi portiamo connessione ultraveloce, qui al Comic-Con, di cui siamo a Connectivity Partner, abbiamo portato una connessione a 10 gigabit al secondo, quindi parliamo di 1000 gigabit al secondo, ed è una velocità che è tra le prime sperimentazioni su larga scala in Italia. Questo significa che in tutti i padiglioni le migliaia di gamer, ma anche gli utenti, possono usufruire di una connessione che è stabile e soprattutto ha una bassissima latenza, quindi che, come mi insegnerà Francesco, la rapidità, la velocità e quindi la bassa latenza è fondamentale, insomma, per un gamer. Sì, anche perché suppongo che senza una connessione stabile, diciamo, questi giochi, gli sport elettronici, diciamo, non potrebbero neanche tenersi, non potrebbero neanche svolgersi, no? Esattamente. Anche perché, insomma, quelli sono in presenza, ma poi ci si connette da remoto. Non lo so, chiedo, Francesco Tagliaferro, solo un attimo. Per capire anche io realmente come funziona. Cioè, ci sono dei raduni dove voi siete insieme, magari fisicamente siete nello stesso posto e potete competere, ma in altre occasioni, cioè, diciamo, gareggiate da remoto. Diciamo che la prima parte della competizione di solito si svolge online, quindi la connessione fa molto la differenza. La parte finale solitamente si svolge poi dal vivo, quindi come è stato per esempio per la Serie A o come sarà per esempio per i mondiali. Ci sono delle qualifiche da fare online e poi magari i primi 16, i primi 32 vanno a fare la competizione poi dal vivo, dove poi appunto si va in una sala LAN tutti insieme. Ok, chiarissimo. Alessia, scusa, volevo capire soltanto meglio e apro e chiudo parentesi. Stavi dicendo? Sì, stavo dicendo appunto che noi qua abbiamo portato, ed è una delle prime sperimentazioni in Italia, una connessione a 10 giga.
per avere un'idea, quando parliamo adesso di obiettivi sia europei che del governo italiano, parliamo di portare la connessione a tutte le case a 1 giga, quindi parliamo di 10 volte tanto. Questa dimostrazione che insomma un'infrastruttura interiormente in fibra ottica è l'unica vera infrastruttura che al momento può supportare velocità anche scalare, quindi è quella che in gergo si dice a prova di futuro. Qui abbiamo, oltre ai padiglioni, abbiamo migliaia di gamers che giocano, postazioni di simulazione, simulatori di volo, quindi diciamo che ci è sembrato un evento perfetto per portare un tipo di connessione di questo tipo. Senta, ci spiega anche perché la scelta, insomma, di coinvolgere, vi ha già ringraziato 2 o 3 volte, quindi la gratitudine l'abbiamo percepita, però perché coinvolgere l'osservatorio che si occupa di bullismo e disagi giovanili? Cioè, qual è il senso e anche il messaggio che voi volete trasmettere? Sì. Luca l'ha detto molto bene, noi come azienda siamo molto attenti ai risvolti sociali, agli impatti sociali e anche a quelli che possono essere gli impatti negativi della tecnologia, perché ogni strumento non è negativo di per sé, è l'uso che se ne fa che può diventare nocivo. Quindi anche in questo caso il mondo dei gaming e dei videogiochi ha tanti lati positivi anche per lo sviluppo dei ragazzi, le capacità cognitive, la creatività. Però chiaramente è un mezzo che va utilizzato nel modo corretto, quindi poter portare qui in mezzo a tutti questi ragazzi le testimonianze di campioni dello sport che si occupano di tematiche come cyberbullismo ci è sembrato doveroso per svolgere un'attività che contemplasse poi tutte le sfaccettature, sia nel bene che nel male, e fare anche insomma un servizio che fosse utile dal punto di vista etico e sociale. Ecco, Francesco Tagliaferro, torno da te per chiederti, però questa non è una domanda che faccio al campione, è una domanda che faccio al ragazzo classe 2002 e a cui chiedo onestamente, cioè, se c'è stato un momento della tua vita in cui hai sentito che la tecnologia non era più un aiuto ma cominciava a diventare un problema, o se comunque tu hai la percezione e la consapevolezza che diciamo, c'è un uso della tecnologia e che se scorretto può fare male, insomma, ai giovani come te. Diciamo che partendo dal presupposto che qualsiasi cosa, diciamo, se ne può fare un uso sbagliato, e lì c'è anche poi la responsabilità del ragazzo, che è vero poi dipende anche dall'età del ragazzo. È ovvio che magari all'inizio i ragazzi vanno accompagnati, appunto come dicevamo prima, vanno accompagnati anche dai genitori, e anche da questo punto di vista i genitori devono anche un po' responsabilizzare il ragazzo dal punto di vista del web, dal punto di vista della tecnologia. Poi è anche vero che secondo me negli ultimi anni stiamo facendo grandi passi in avanti a livello di community, per esempio nel mio gioco all'interno della community di FIFA è veramente migliorato tanto, ha fatto dei passi giganti, e secondo me sono anche fiere come queste, quindi come il Comic Con, secondo me a sensibilizzare ma anche ad aiutare questa crescita. Invece spostandoci sul terreno, diciamo, delle competizioni, che obiettivi hai non solo per quest'anno, per il tuo futuro, Francesco? Adesso nell'immediato a luglio giocherò il posto per il mondiale con tutti gli altri campioni europei a Londra, quindi sicuramente lì, ma anche quello di portare in alto il nome della nazionale italiana, cercando di arrivare appunto a giocarci il mondiale in Danimarca. E invece poi devo dire un obiettivo dal punto di vista personale è quello magari di affermarmi oltre che come pro player anche come persona, come magari un content creator dal punto di vista appunto delle piattaforme di streaming. Dai, in bocca al lupo. Presidente Massacesi, ancora una domanda per lei, perché stiamo insomma quasi diciamo alle battute finali. Però insomma, per capire oggi come prosegue, oggi che attività farete all'interno del Comic Con? Intanto vedo già parecchia gente, è vero che sono le 11:23, ma insomma. No, è già pieno, c'era una enorme all'ingresso e tutti gli stand sono pieni, una manifestazione fantastica piena di ragazzi. Noi oggi avremo un palco dove abbiamo 2 campioni per parlare ai ragazzi, racconteremo loro quanto è importante e quanto è bello sentirsi agonisti, far parte di questo mondo degli esport, ma quanto pure è importante informarsi su tutte quelle, è come avere una Ferrari, tante volte guidarla senza la patente. Noi cerchiamo di insegnar loro
un pochettino i comandi, l'acceleratore, ma soprattutto anche il freno. Voi pensate che il 25% dei ragazzi sono sempre connessi, sempre, 24 ore al giorno, quindi è un'esagerazione. Bisogna che loro capiscano però, che vengano informati che un abuso è sempre in qualsiasi settore, in qualsiasi campo, non porterà mai dei grandi benefici. Però i ragazzi dobbiamo informare. Allora li informiamo questa sera, parliamo loro, vogliamo anche sensibilizzare le istituzioni, cioè le istituzioni devono rendersi conto ormai da diversi anni la seconda causa di morte, ok, per i giovani dai 10 ai 24 anni è il suicidio. In Europa ci sono 9 milioni di giovani da 12 ai 24 anni che hanno bisogno dello psicologo, che sono... Sì, no, i numeri sono impietosi. Certo, insomma, è ovviamente sempre grande, auspicabile, grande attenzione da parte delle istituzioni. Allora io vi devo salutare e ringraziare perché non ho più tempo. Grazie Francesco Tagliaferro, Luca Massaccesi, Alessia Gozzi per essere stati con noi, soprattutto un grande in bocca al lupo a Francesco Tagliaferro e per le prossime gare e per il suo futuro. Grazie e buona giornata al Comic-Con di Napoli, secondo giorno. Mi devo fermare adesso, vado in pubblicità velocissimamente e poi come promesso, ve lo dicevo prima, si parla di sostenibilità, guardiamo al digitale.